Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Scorpione, tendenze energetiche karmiche per il prossimo trimestre. Abbiamo la carta degli amanti, amici dello Scorpione. È una carta di amore, di equilibrio, di reciprocità ed è una carta che parla di amore a 360 gradi, sia amore verso gli altri, sia amore verso se stessi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e poi ci sono anche i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per l'evoluzione personale di questo trimestre. Vi ricordo ragazzi che le letture hanno una durata di 3 mesi da quando la si ascolta. Okay, io la sto pubblicando a fine marzo, quindi potrebbe valere per aprile, maggio, giugno, oppure 3 mesi da quando l'ascoltate. Allora, partiamo anche qui molto bene perché abbiamo la carta degli amanti, un 7 di coppe, un 6 di coppe, un 7 di spade, un 9 di spade, 8 di pentacoli e appeso. Adesso andiamo a vedere carta per carta, guardiamo un po' le energie singolarmente, dopodiché andiamo a vedere qual è il messaggio generale. Allora ragazzi, partiamo da questa bellissima carta degli amanti. Imperatore, re di coppe, asso di denari e temperanza. Allora, questo è un momento che potrebbe essere già arrivato per qualcuno e per qualcun altro potrebbe essere imminente. Però devo dire che potrebbe far riferimento a una relazione o con qualche familiare, qualche capo. Abbiamo comunque un imperatore e un re di coppe, quindi potrebbe essere un padre, uno zio, appunto un capo, e per qualcuno fortemente è un partner. Ed essendoci comunque questo, scusate, questo asso di pentacoli è come un nuovo inizio di tipo più concreto, una nuova strada, un nuovo momento all'interno della coppia, se per caso foste in coppia. Andiamo a vedere 7 di coppe. Carro. E 8 di spade. Il carro mi risuona un po' con l'energia degli amanti in quanto carta di scelta. Allora, probabilmente c'è qualcosa che parte nel prossimo trimestre, bisogna dare una direzione a questo qualche cosa. E con questo 7 di coppe, ragazzi, potrebbe esserci come un'abbondanza di idee, di opportunità da valutare attentamente perché comunque datemi anche una carta per l'otto di spade. Mm. Potrebbe essere che qualcuno abbia delle idee illusorie
su come vadano gestite certe relazioni o certe questioni. Datemi una carta anche per il carro. Tre di coppe. Guardate, ho come l'idea che da un lato possa arrivare un grande amore e dall'altro siate voi che non sapete tanto se effettivamente volete. Mi viene da dire legarvi perché vedo l'otto di spade, la fanciulla qua legata. Diciamo se volete impegnarvi, mettiamola così. Andiamo a vedere anche il 6 di coppe. Nove di bastoni. È come se ci fosse qualcuno che ha paura di non essere all'altezza qui e di conseguenza non crede che ci sia la possibilità di costruire una famiglia con questa persona. Se per caso vi risuonasse come una questione lavorativa, può essere un personaggio vicino a voi di una certa influenza, di un certo potere, con il o la quale potrebbe nascere qualche tipo di collaborazione, ma è come se, sapete, è come se pensaste, è troppo bello per essere vero, figurati se quella persona lì viene a parlare con me o cose di questo genere. Andiamo a vedere il 7 di spade, perché il 7 di spade è sempre una carta un po' di illusioni, di bugie. Ne avete due di 7 in questo senso, che più o meno hanno la stessa energia. Credo che il punto qui sia raccontarvela giusta, non raccontarvi bugie. Qui avete un 8 di spade. L'otto di spade è una carta che inserisce la modalità vittima, la modalità negativa, quindi il pensiero negativo, le persone che si lamentano sempre, che sono lì e che dicono no, ma perché questo non lo posso fare, di là, sono senza via d'uscita, mi sento impotente, non mi posso muovere, sono incastrato, vorrei fare questo, vorrei fare quello, ma poi alla fine è come se non ci si muovesse mai per raggiungere l'obiettivo finale. Quindi qui mi viene da dirvi con questo 7 di spade, fate attenzione a quello che vi state raccontando. Chiedetevi qual è il reale motivo per cui volete qualche cosa o per cui credete qualche cosa. Avete la carta della stella, è come se ci fosse da fissare un obiettivo. Qui ci sono tante possibilità, effettivamente una strada si apre, però è come se doveste fissare effettivamente un obiettivo e mi viene da dire staccarvi dal passato. Perché qui questo 9 di bastoni crea come una paura di non riuscire a raggiungere questo sogno. Ma sento che principalmente è il vostro modo di pensare e di vedere le cose. Andiamo a vedere il 9 di spade. 5 di spade e cavaliere di bastoni. Datemi una carta per questo 5. Re di bastoni e regina di coppe. Potrebbe essere che vediate questa impossibilità nello sviluppo di questa alleanza, di questa relazione, perché a parte le lotte interne, 5 di spade, 7 di spade, 8 di spade, 9 di spade, e mi viene da dire anche la poca onestà con voi stessi, io credo che quello che vi, tra virgolette, combatta da un lato sia, sì, mi piacerebbe avere qualcuno, è una bella persona quella che sto conoscendo, quella che ho conosciuto, però dall'altro lato io vorrei fare altre cose, magari qualcuno vorrebbe viaggiare, vorrebbe espandersi, vorrebbe creare nuove amicizie, partecipare, non lo so, a eventi, fiere, fare un po' di più la vita mondana, mi viene da dire. E invece
Magari l'altra persona è una persona più calma, più tranquilla, che non apprezza la vita mondana e quindi magari il legarsi o entrare un po' più in profondità nella relazione con questa persona vuol dire da qualche parte rinunciare a certe cose che volevate fare. Quindi secondo me la stella è qua per dirvi: focalizzate un obiettivo, cercate di capire qual è la cosa più importante per voi. Vi potrei anche dire fate un elenco delle priorità. Quando ci si trova davanti ad una scelta, diciamo, un po' importante, ehm, non state tanto a dar retta a quello che vi dicono gli amici, le persone intorno. Cioè, è più importante capire quale sia la vostra vera verità, che cosa vi spinge a fare quella scelta o a perseguire quell'obiettivo. Perché, quando sarete sul letto di morte, le uniche persone a cui dovrete rendere conto sarete voi e di solito ci si pente sempre delle cose che non si sono fatte, non di quelle che si sono fatte e son fallite, sempre di quelle che non si sono tentate. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. 4 di coppe e re di pentacoli. Guardate, sento che è più il gioco della vostra testa che non in realtà la realtà dei fatti, perdonate il bisticcio di parole. Comunque io qui vedo che qualche cosa che per qualcuno c'è già è come se diventasse più solido, più concreto, ha quel tipo di potenziale. Capite che tipo di strada volete intraprendere in questa relazione? Se è una relazione lavorativa, quanto volete lavorare con questa persona, se è una relazione, diciamo, nuova, quanto tempo volete dedicare a questa persona, se è una relazione che avete già da un po', effettivamente quanto vi sentite coinvolti e quanto avete voglia di entrare nel profondo, andare avanti, costruire con questa persona, e se siete in una relazione extra, ho come la sensazione che dovrete un po' capire che ehm, ruolo riveste la relazione nella vostra vita, quanto è importante questa persona e la relazione nella vostra vita e perché è importante. Perché con questa persona vi trovate bene, perché vi fa ridere, perché fate buon sesso, cioè è importante avere le cose chiare, classificare, mi dicono. Andiamo a vedere l'appeso, perché l'appeso qui in fondo è al contrario e quindi qualche cosa si sblocca probabilmente a fine periodo. Abbiamo un 7 di bastoni, l'imperatrice, un 4 di bastoni, un 5 di coppe e la giustizia. Guardate, io credo che se fosse una relazione lavorativa non vi preoccupate perché a parte che alla fine c'è la giustizia, parla di questioni burocratiche che si risolvono, di contratti che potrebbero arrivare, abbiamo qui un 4 di bastoni che mi parla comunque di stabilità, concretezza, è come se e anche qui comunque c'è un re di denari. Quindi anche se dovesse essere una questione lavorativa, tipo cambio lavoro, voglio fare qualche cosa per me, cambio tipo di vita e la scelta degli amanti è una scelta per amor proprio, sento che ci sarà un'evoluzione prospera. È come se aveste bisogno, cioè se questo periodo arrivasse per insegnarvi ehm, a scegliere per voi stessi, a togliervi da queste gabbie mentali che comunque non portano a niente. Sette di spade, quando dico le bugie autoraccontate, sono le bugie comunque sempre legate all'ego. Anche qui avete un 5 di spade che è la carta delle lotte egoiche. Che cosa vuol dire? Non lo so. Tra tutte queste idee, in questo 7 di coppe,
io penso che, non lo so, questa relazione, appunto, siamo troppo diversi e questa relazione mi limiterebbe, ok? E penso a una relazione in un futuro. In realtà poi il tempo che passo con questa persona è bellissimo, è costruttivo, si ride insieme e mi preoccupo per il futuro perché magari ho già avuto esperienze dove il legame a due mi ha vincolato, ok? Però siete all'inizio di questa, diciamo, avventura, di questo nuovo capitolo, quindi potete impostare e dirigere le cose come meglio credete voi. Siete voi che dovete stabilire quali sono le vostre barriere difensive, i vostri limiti. Cioè, ipotesi, l'altra persona dice, vabbè, ma dai, ma perché non ci vediamo tutte le sere? E voi dite, no, guarda, porta pazienza, mi fa piacere vederti, se vuoi stiamo più insieme il fine settimana, però io in settimana, non lo so, il martedì e il giovedì ho la palestra, i corsi e quindi preferisco stare da sola o da solo. Cioè, questo è mettere dei limiti, no? Il punto è che dovete essere prima onesti con voi stessi per capire quali sono le vostre priorità, perché certe cose, ovviamente il tempo è quello, no? La giornata è di 24 ore, quindi se iniziamo a dedicare più tempo a una persona o se entra una persona nella nostra vita, richiederà tempo e quindi parte del tempo che prima dedicavamo a noi deve essere tagliato, deve essere lasciato indietro. E quindi qui vi invitano a chiedervi che cosa è davvero importante per me. È un po' come se vi metteste in primo piano con la carta degli amanti, cioè prima vengo io e poi vedo come costruire la vita intorno a me. Però è importante che stabiliate come delle regole. Abbiamo, dov'è? L'otto di pentacoli e anche l'imperatore e anche la giustizia. Quindi è come se ci dovesse essere una regolarità, una sorta di routine, se vogliamo, in quello che è lo sviluppo della conoscenza. Vi faccio un esempio, quando si va in un corso, ci si iscrive in un corso, si va sempre 1 o 2 giorni alla settimana, lo stesso giorno, alla stessa ora, no? Ci vuole come questa regolarità, perché proprio è la pratica, l'esperienza che fa il maestro. Devo dire che questo appeso a fine lettura è una buona carta, è come se si sbloccasse una parte di prosperità di voi, è come se questo 2 diventasse un 3, cioè come la gestazione di un progetto, di qualche nuova idea, per qualcuno si tratta di iniziare una convivenza, magari qualcuno riuscirà finalmente a trovare casa entro questo trimestre, però è come l'inizio di un qualche cosa di bello, di un qualche cosa di armonioso, stabilito che voi riusciate a fare una lista di priorità, anche perché tutto non si può fare. Poi è chiaro che quando ci sono troppe cose da organizzare, uno si sente sopraffatto e pensa di non essere in grado. E invece no, è solo una questione di sacrificare certe cose, magari meno importanti, o posticiparle e focalizzarsi su quello che veramente importa. Va bene ragazzi, andiamo a vedere un koan. Vediamo che altro messaggio vi vogliono dare per terminare la lettura. Poi c'è anche una meditazione di Findor. Brucio i libri nella borsa, ma non posso dimenticare i versi scritti nel profondo del mio essere. Faccio finta di niente, ignoro, mi racconto delle bugie, però non posso far finta di non sapere quello che so. E che sapete, le lotte egoiche ogni tanto sono proprio tra noi e noi, cioè è come se ci fosse la nostra parte cosciente che ci dice una cosa e il nostro critico interiore che subito ce ne dice un'altra. E il cuore certe volte ci parla e ci dice, guarda, in questa situazione non mi sento comoda, però la mente dice, ma no, devi resistere, ma no, perché ti ha detto così e quindi sicuramente, e si ignora lo stato di malessere o benessere, cioè è come il non ascoltare il cuore, ma farsi governare un po' di più dalla ragione. È interessante, scrivetemi nei commenti quanto è forte il vostro critico interiore, quante volte vi sgridate, vi giudicate. Andiamo a vedere ancora un ultimo oracolo.
Medita nel silenzio e scopri l'energia interiore. Meditare e conoscere la forza del silenzio. In molti modi la natura rivela il potere del silenzio. Un fiore che sboccia lo fa in silenzio. Il miracolo del crepuscolo e lo splendore dell'alba non sono preceduti da alcun rumore. La luna e le stelle non si fanno annunciare dalla fanfara. Ogni creazione poggia sulla legge silente, impercettibile, infallibile. Restate in silenzio e sappiate che l'Io sono dentro di voi è Dio. Bellissima. Tenete presente che questo fiore che sboccia è esattamente questo asso di pentacoli, che è il seme che sta per germogliare. Bene, amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, spero che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti perché a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente avete anche la possibilità di abbonarvi al canale. L'abbonamento al canale è diciamo un insieme, i video che ho pubblicato lì sono un insieme di tutto quello che io ho studiato. Si trattano anche le credenze limitanti in modo un po' più generico, ovviamente, perché non ho il rapporto tu per tu, però ci sono anche temi un po' più da magia bianca, cioè metafisica, metamedicina, si parla di astrale, insomma, se volete vedere i temi trattati potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e rendervi conto così dei temi trattati man mano. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!